Ciao a tutti, io sono Laura. Io sono Sabrina. Quanti anni hai? L'hai messo. Brava. Bentrovati nella mia cucina. Oggi vi volevo fare una ricetta un po' modificata per portare il diabete in tavola. E ho pensato di fare delle pizzette muffin. Per poter mangiarla noi diabetici un po' più sereni, ho pensato di modificare la ricetta originale con farine integrali, con meno dosi, in modo che noi siamo un po' più tranquilli quando vogliamo mangiare. E allora, per questa ricetta abbiamo bisogno di 240. Farina. Brava! Farina integrale, Sì. 240 grammi di farina integrale, Sì. E masso, l'olio, carne. Dopo che abbiamo messo la farina integrale abbiamo bisogno di una bustina di lievito istantaneo, quello per le focacce. Nel caso in quale voi non avete il lievito istantaneo, potete usare anche il lievito istantaneo per i dolci, perché tanto con tutte le cose che metteremo dentro non si sentirà comunque che è dolce. Dopo che abbiamo aggiunto le polveri, aggiungiamo anche, come si chiama? Formaggio grattugiato senza aggiungere sale. È una ricetta che anche i bambini la possono mangiare tranquillamente, e questi sono aggiunti nella ricetta originale erano 60 grammi e io ne ho messo 30, perché sappiamo tutti che i formaggi si fanno bene, però poi avremo anche la mozzarella. Brava! Dopo che abbiamo mischiato le farine, ora dobbiamo mettere 2 uova intere. Ok, brava. Bravissima. Dopo le 2 uova intere abbiamo bisogno anche di 200 ml di latte. Il latte non deve essere caldo, deve neanche a temperatura ambiente. Se l'avete dal frigo non fa niente, tanto il lievito è istantaneo. Piano piano si mischiano gli ingredienti con il latte. Mettiamo metà per vedere la consistenza, anche perché la farina integrale, essendo molto più diversa della farina 00, ha bisogno di meno o di più latte. Perché ho scelto la farina integrale? Perché la farina integrale ha un po' di meno carboidrati rispetto alla farina 00. Se per la farina 00 oppure quella di grano duro, comunque farina bianca, parliamo di farina bianca, sono intorno a 74 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto. La differenza tra integrale e farina bianca non è tantissima, però comunque la farina integrale, essendo molto ricca di fibre, fa molto meglio al nostro corpo e ha intorno a 65-68 grammi di... Sì, chef. 65-68 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto. Dopo che io farò questa ricetta, dopo che i muffin saranno cotti, peserò e vi farò anche sapere un su per giù di quanti carboidrati ha. Così se voi volete rifare questa ricetta avrete anche già i carboidrati per i muffin già fatti e non dovete più pensare a nulla. Piano piano mischia anche la mammina un po'. La farina integrale, essendo macinata molto più grande di grana, e essendo una farina più particolare di quella 00, di solito tende a scendere, ha bisogno di un pochettino di più liquido, infatti aggiungeremo un altro po' di latte. Grazie, tesoro mio. Dopo che abbiamo mescolato per bene,
dobbiamo aggiungere il resto degli ingredienti e come prima cosa, come il resto degli ingredienti, dobbiamo aggiungere l'olio perché se no dopo faremo molto più fatica. Ho scelto l'olio extravergine di oliva perché ovviamente siamo in Italia e sono 60 ml. Fa un po' la mamma. Tu sei feroce perché sei una mamma, io sono piccola, sono Spina. Tu sei Sabina, io sono veloce perché sono una mamma e tu sei più lenta perché sei una bambina, questo mi volevi dire? Sì. Brava. E qua sulla guanciotta cos'hai? Sei bianca. Però sono una così da farina, ma so qui. L'impasto deve essere un po' più morbido, non deve essere duro, deve essere abbastanza liquido. E ora vi farò vedere la consistenza. La consistenza è questa. Aggiungiamo intorno a 150 grammi di prosciutto. Uno ad uno. Arriveremo a 150 grammi aggiunti nell'impasto. Posso rovesciare tutto? Brava. Mescoliamo piano piano e dopodiché aggiungiamo pure il formaggio. Questa è la mozzarella, il classico panetto di mozzarella che si usano per le pizze. Erano 200 grammi, però considerando che Sabina era intorno a noi qua, sono rimasti un 180 grammi. Faccio io. L'impasto non si deve mescolare per tanto tempo, non c'è bisogno. L'importante è essere amalgamati tutti i prodotti. Sono prodotti semplici, abbastanza genuini, che si trovano molto facilmente e questa ricetta di pizzette al muffin hanno anche un costo molto molto basso. Ovviamente nella vostra ricetta potete aggiungere i funghi, il pomodoro a pezzi, tutte le cose che a voi piacciono come i carciofi, anche le olive. Noi abbiamo scelto di fare con meno gusti, però comunque porterà un po' di sapore. Sì. Allora, dopo che l'impasto è ben amalgamato, per aiutarvi a mettere tutto questo bell'impasto nelle formine dei muffin, perché noi abbiamo le formine, per aiutarvi a mettere dentro io uso questo perché anche perché così con una coppettina io so quanto andrò a mettere dentro. Allora, prima fa una la mamma e poi fai tu, ok? Ti fa vedere la mamma. Facciamo così. Dovrebbero essere 2 coppettine per muffin. E poi una io. Sì, ora una la fai tu. Aspetta, che la mamma ti fa vedere quanto devi mettere dentro. Ok. Sono 2 coppettine da mettere dentro. Bravissima. Queste devono cuocere a 180 gradi per 25-30 minuti in base anche al vostro forno. Il forno può essere ventilato oppure anche statico a piacere vostro. Ok, grazie amore. Ora fa un pochettino anche la mamma. Sì. Sì? Poi io. Grazie amore che mi aiuti. Le formine li dovete riempire un po' di più, non come i muffin a 3/4, perché queste sono anche belle perché quando lievitano un po' prendono la forma molto più classica del muffin, tipo un funghetto. Io ho l'aiuto in cucina. Allora, con questa dose vi escono 12 muffin. 2. 12. Toccato un po' qua. Sì, ora la mamma pulisce. Tu qua e io qua. Aspetta un attimo. Sì, è metto dopo. Questo essendo fatto, dobbiamo andare in forno 25-30 minuti a 180 gradi. Grazie.
Ora andiamo in forno Il forno. e ci vediamo dopo. Adesso. E ora andiamo in forno a 180 gradi per 25-30 minuti. E nel frattempo che i ma cuociono, noi balliamo. Eccoli pronti i nostri muffin, pizzette muffin. Sono così, che carini! Tutto il formaggio sciolto. E siamo arrivati all'assaggio dei muffin. Sei pronta? Vuoi assaggiare tu? Sono catissimi. Sono caldissimi. E la mozzarella fila. Wow. Fila. Wow. Ecco a te, assaggia. Questo che è un po' più piccolino. È buono? Sì? Ti piace? Vi volevo ringraziare per aver visualizzato il nostro primo video e per chi non l'ha fatto lo invito a farlo. E visto che siamo all'assaggio, prima di poter assaggiare io ho pesato un muffin a intorno a 60 grammi, considerando tutte le altre cose che sono all'interno, togliendo per poter calcolare meglio i carboidrati. Secondo me rimangono 50 carboidrati su un prodotto, su un muffin. Allora, come per una glicemia normale di un 90-100, dovremo fare intorno a 2 unità di insulina. Riguardo alle insuline parleremo in altri giorni, quando vi spiegherò che tipo di insulina uso io e come ha reagito il mio corpo cambiando con questa nuova insulina. Cosa? E ora la piccola mi vuole fare le mie unità di insulina per poter mangiare il mio muffin. Il 2, lo conosci il 2? Ancora? Nei prossimi video vi voglio fare vedere molto in dettaglio come funziona questo microinfusore e parlarvi anche perché io ho scelto questo tipo di microinfusore. Un bacio a tutti, grazie di averci seguiti. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Vi aspettiamo con tante altre ricette e con tante altre cose per il diabete. E nel prossimo video vi voglio parlare anche del sensore di glicemia e vi farò vedere come si cambia, cosa sa fare e la sua applicazione, che ce l'abbiamo sia sullo smartphone che sull'iPhone, si può scaricare, e quanto è semplice la vita di un diabetico avendo tutte queste tecnologie, applicazioni, sensori e microinfusori. Un bacio a tutti, a presto! Ha perso. Tu sai contare, mami? No. Io sono un cane. Si chiamava Pupa. Che è nero bianco. Che si chiama Pupa Perché la mamma era da sola. Era. Aspetta. Dai. Grazie a tutti di averci seguiti e... Pronta? Sì. Lasciate, se vi è piaciuto il video, e buon appetito! E buon appetito. Mm.